Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami tendenze energetiche generali per la prima parte, grazie, di settembre. Abbiamo la carta del giudizio, amici del Toro. La carta del giudizio fa riferimento a una presa di consapevolezza, a un rendersi conto di qualche tipo di dinamica, di qualche tipo di meccanismo in maniera più globale. Si tratta di fare un passo indietro, di vedere le cose da un punto di vista più ampio. Per qualcuno potrebbe far riferimento all'avere un qualche tipo di notizia, un qualche tipo di chiamata da parte di qualcuno del passato. Si può anche trattare di quello che è una chiamata di tipo spirituale. Andiamo a vedere con questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Ancora una carta per piacere, grazie. Ok, abbiamo. Oh oh! Questa carta vi parla di influenze emotive, nel senso che qui c'è qualcuno che sta, se vogliamo, mettendo il becco, ed è una carta numero 33. E poi abbiamo la carta numero 19 che vi dice di fondamentalmente di lasciare andare il tempo, di lasciare andare quelle che sono le tabelle. O vedete che è piena di orologi questa raffigurazione, il computer è pieno di post-it. Si tratta di lasciare andare gli schemi del tempo fondamentalmente. È un po' come se vi dicessero Mhmm, di prendervi il tempo per voi stessi, perché qui parla di qualcuno che non ha tempo per se stesso fondamentalmente. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono di carattere generale, quindi potrebbe non risuonare tutto. Nel caso non risuoni nulla, o nel caso vogliate completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Se poi volete contattarmi, trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Partiamo con la carta della luna e la carta del re di coppe. Allora, la carta della luna, così come anche il giudizio, fa riferimento a qualche cosa del passato. La luna nello specifico ha più, diciamo, attinenza con quelle che sono le proiezioni che si fanno magari del passato, probabilmente perché qui siete influenzati, siete in questa fase di influenze esterne, ok? E quindi con la carta della luna che parla proprio di subconscio, parla anche di paure che vengono a galla, parla di qualche cosa che vi sta un po' smottando, smuovendo dentro. Abbiamo il re di coppe. Il re di coppe potrebbe rappresentare una persona vicino a voi in questo momento, potrebbe rappresentare voi a livello di maturità emotiva, o per qualcuno potrebbe fare riferimento ad un terapeuta. Probabilmente c'è una persona, come vi dicevo, vicino a voi che vi aiuta in qualche modo a stare meglio, è come se vi stesse vicino in un certo senso per riuscire a stare meglio, e questo dà origine a questo 7 di bastoni al contrario, che normalmente parla della lotta solitaria, e invece in questo caso, essendo al contrario, è come se ci fosse la richiesta di aiuto su questo re di coppe, ok? Quindi qui c'è qualcuno che probabilmente, per quello che è una notizia che riceve, qualcuno che si fa vivo dal passato, che potrebbe appunto essere questo re di coppe, ehm, non vi sentite più da soli fondamentalmente ad andare avanti, ok? In tutta questa situazione, in questa relazione. Abbiamo un 5 di coppe al contrario, quindi sento che per certi versi vi state un po', non dico buttando in avanti, però ecco, è come se aveste ben chiaro da che parte andare, perché il 5 di coppe normalmente parla di qualcuno che si pente di non aver colto un'occasione. E invece qui, secondo me,
questa sensazione di pentimento non c'è avendocelo al contrario. Qui parla di qualcuno che sta effettuando una scelta o che deve effettuare una scelta della quale comunque non ci si pente o non ci si è pentiti. Andiamo poi dopo a vederlo con i mini tarocchi di che cosa parla nello specifico. Intanto andiamo avanti con questa stesa principale. Allora abbiamo un 9 di coppe al contrario e la regina di coppe al contrario. 9 di coppe al contrario è la carta del sogno compiuto. Qui avevate anche la stella che parla anch'essa di sogni, di obiettivi, ehm, di, di desideri. E qui probabilmente non ci si arriva ancora. Perché? Perché c'è questa regina di coppe al contrario che mi richiama un pochettino questa carta. Siete in una fase dove siete piuttosto influenzati a livello emotivo. Probabilmente c'è qualcuno intorno a voi che vi influenza troppo. Guardate, c'è re e regina di coppe, quindi per qualcuno si potrebbe parlare di una relazione per destino. Vi ricordo che avevate anche il giudizio e la stella, sono due carte che anch'esse parlano di destino, di qualche cosa che è guidato divinamente. mm? Però ecco, il fatto che la regina di coppe sia il contrario denota, come vi diceva già questa carta, il fatto che siate un po' troppo inabissati, se vogliamo, nei vostri sentimenti, direi anche di perdita, nel senso quello che non siete riusciti ad ottenere, perché comunque qui il 9 di coppe è al contrario, quindi c'è questo sogno, ma ancora sembra non arrivare, non concretizzarsi. Andiamo a vedere ancora un'ultima carta per piacere, grazie. E abbiamo la carta degli amanti al contrario. Ragazzi, manca una sorta di equilibrio interiore. Per qualcuno si tratta proprio di amor proprio, perché quando abbiamo la carta degli amanti si fa riferimento al dover lavorare l'amor proprio, ok? Andiamo avanti, vediamo con i mini tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con i like, le condivisioni, i commenti, le iscrizioni, le donazioni, quindi grazie veramente a tutti. La stella, andiamo a vedere. Opla, scusate, la recupero un attimo. Eccomi, era la carta del giudizio che avevate già qui. E vediamo che altro. E il 7 di coppe al contrario. Allora, siccome qui abbiamo la carta della stella, la stella come vi dicevo parla di desideri, parla di obiettivi, io credo che qui ci si stia risvegliando da quelle che sono state le illusioni, le proiezioni, quello che era, quello che volevate voi in passato e quello che in realtà, diciamo, il 7 di coppe al contrario parla di quelle che sono le possibilità che non vedete fondamentalmente, ok? E il giudizio vi dice: ok, risvegliatevi, cercate di avere una visione più ampia perché il vostro desiderio si può esprimere, si può realizzare anche attraverso possibilità che voi in questo momento non state vedendo. È un po' l'energia anche del 4 di coppe, no? Scusate, del 5 di coppe, il discorso di avere questa perdita, di essere legati in qualche modo a quello che si è perso. E qui lo sento come se fossero delle opportunità. Andiamo avanti, vediamo il re di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un 8 di spade, di bastoni al contrario, e la carta del mago. È come se qui qualcuno non stesse comunicando la propria volontà, quello che vuole fare, la propria realtà. Voglio andare a vedere anche questo 7 di bastoni. 6 di pentacoli al contrario e la carta del mondo. Io credo che qui questa necessità di avere un appoggio sia dovuto al fatto che uno
A livello economico non siate completamente stabili, quindi può essere che qui ci sia proprio una questione di tipo pratico, di tipo economico da dover lasciare, cioè da dover riequilibrare, diciamo così, no? E poi abbiamo la carta del mondo. La carta del mondo in realtà è una carta bella perché parla di chiusura di cicli e apertura di nuovi cicli, come se questa ehm, collaborazione, questo aiuto che potrebbe arrivare dal Re di Coppe, fosse, diciamo così, la vostra speranza, ok, per riuscire a cambiare la vostra realtà. Ok, andiamo a vedere il 5 di coppe per piacere. Qui c'è qualche cosa che non riuscite a vedere. La regina di bastoni, 9 di coppe, il carro e un 5 di bastoni. E che qui fondamentalmente dovete capire da che parte dove volete andare. Qui c'era la mancanza di comunicazione. Credo che la mancanza di comunicazione non sia solo nei confronti di qualcun altro, ma anche nei vostri confronti. Cioè essere onesti con voi stessi. Perché qui, come vi dicevo, si resta un po' aggrappati a quello che si è perso, a quello che non si ha. È come se in questo momento foste focalizzati su quello che è una sensazione di carenza. Avete dei conflitti interiori con questo 5 di bastoni e c'è questa difficoltà a capire da che parte andare con la carta del carro, ma perché fondamentalmente non vi sentite in equilibrio, ci sono parecchie influenze esterne, sia a livello di amici, persone, colleghi, sia a livello di scadenze, di appuntamenti, di impegni, c'è qualche cosa in un certo senso che non vi fa muovere, non vi rende liberi di muovervi. Andiamo a vedere perché abbiamo questo 9 di coppa al contrario. 4 di spade, nuovamente la carta degli amanti, abbiamo un re di coppe e la carta del matto. Allora, per molte persone questo fa riferimento, perché il re di coppe ce l'avevamo anche qui, no? Quindi per molte persone questa lettura potrebbe risuonare come una lettura di tipo romantico, dove c'è la voglia, la necessità, il bisogno, la volontà di stare con questa persona, ma c'è una sorta di guarigione, abbiamo un 4 di spade, che bisogna processare. La carta del giudizio, come vi dicevo, è quella carta che parla del risveglio spirituale, di qualcuno che prende consapevolezza di qualche tipo di dinamica, di qualche tipo di ciclo. E qui sento che c'è bisogno, in un certo senso, di guarire proprio determinate idee, determinate aspettative che potrebbero essere sia sulla persona in questione, quindi sul re di coppe, se per voi appunto rappresentasse la persona di interesse, sia nei vostri confronti. Qui c'è qualche cosa che ha bisogno di ritrovare l'equilibrio, perché abbiamo la carta degli amanti. Normalmente la carta degli amanti è una carta che parla di amore corrisposto, di armonia, però qua il 9 di coppe è il contrario, quindi c'è qualcuno che sta desiderando una sorta di armonia a livello familiare, a livello di relazione, a livello di coppia, che giustamente avendo questo 4 di spade non c'è, ma perché voi stessi non siete in armonia e in effetti abbiamo la regina di coppe al contrario. Andiamo a vedere, ok, abbiamo un 10 di bastoni, abbiamo la carta dell'appeso al contrario e abbiamo il 2 di bastoni. Qui il punto è che c'è la necessità con questo 10 di bastoni di lasciarsi indietro qualche cosa. Il 2 di bastoni ci dice che siete indecisi sul fare questo tipo di movimento di cui ci parlava qui il carro. La carta dell'appeso è al contrario, quindi qualche cosa si sblocca ed è molto facile che riuscirete a lasciarvi indietro questi pesi, ok? A capire da che parte andare. Voglio andare a vedere la carta degli amanti per piacere, grazie. La regina di coppe al contrario è un 3 di coppe.
Allora, gli amanti al contrario per qualcuno fanno riferimento al fatto che si deve effettuare una scelta. Mm. La regina di coppe di nuovo è uscita al contrario, ci sono re, regina di coppe, re e regina di coppe 2 volte, quindi è una relazione predestinata, sia che sia di lavoro, sia che sia una relazione di amicizia romantica o quello che è. Il punto qual è? Che qui, fino a quando non fate questa scelta, rimarrete sempre con la regina di coppe a testa in giù. Avete bisogno di ehm, andare, come vi posso spiegare? Oltre le apparenze, oltre quello che è il turbinio delle vostre emozioni. Quando arriva la carta degli amanti è perché bisogna fare una scelta con il cuore, fondamentalmente. Quindi qui c'è qualcuno che ha bisogno di effettuare un qualche tipo di scelta, che è quella che dice il cuore. Normalmente il cuore ci porta a fare le scelte migliori per noi, perché scegliere con il cuore significa scegliere quello che ci fa star bene, quello che ci fa essere felici. Non sono i ragionamenti del tipo, ma se io faccio così, poi lui o lei cambia e ritroviamo l'armonia. Ma sono rimasto tanto tempo in questa relazione, ho già dato così tanto che non voglio mollare proprio adesso. Quelle sono proiezioni, ragazzi. Se non è andata bene fino ad adesso, magari sono passati 2 o 3 anni, e diventa difficile, ok, che le cose cambino di punto in bianco, anche perché qua siete voi che date di più. Mm? Ripeto, che sia una situazione di lavoro, che è uguale. Il punto è che qui dovete diventare un po' più presenti in quelle che sono i vostri disagi per riuscire ad effettuare questo tipo di scelta, perché qua il desiderio c'è, cominciate a vedere le cose da un'altra prospettiva, ma ancora, se vogliamo, questa mm, forza di volontà per andare oltre ancora non c'è, ma perché? Perché comunque avete ancora dei conflitti, ci sono dei pettegolezzi anche per qualcuno che influiscono. Fate attenzione a questi pettegolezzi perché c'è una regina di bastoni. La regina di bastoni normalmente esprime l'energia di una persona ammaliatrice, una di quelle persone che sa come parlare per ottenere quello che vuole. Quindi fate sempre attenzione a chi vi dice cosa. Non date sempre peso a tutto quello che vi dice la gente, perché molte persone gonfiano un po' alcune verità per avere un loro riscontro personale. Bene, andiamo a vedere Osho che cosa ha da consigliarvi. Due carte per gli amici del toro. Compromesso, che è un 6 di denari, e il matto, che avevate anche qui. Compromesso. Qui bisogna scendere a patti con qualcuno fondamentalmente, può anche essere a patti con voi stessi, cioè se voglio arrivare fino lì devo, mm, devo accettare questo altro lato. Potrebbe essere un compromesso con qualcuno, potrebbe proprio anche essere un compromesso scritto, quindi un contratto magari. Adesso vi dico... Sì, non per molti. E poi abbiamo il matto, quello che vi dicono qua con il matto è di far leva sulla vostra forza interiore. Fate attenzione perché la carta del matto molte volte parla di ingenuità, che è un po' l'energia che sento qui, nel senso che attenzione a chi vi dice che cosa, come vi dicevo prima, no? Non fatevi influenzare da tutto quello che sentite o da tutto quello che vi dicono, perché magari non è neanche vero. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte dell'oracolo delle fatine, vediamo cosa vi possono consigliare ancora. Ok, aspetta per l'inverno. Beh, siamo, insomma, manca ancora un po', ma... perché questa fata vi dice che durante l'inverno, diciamo la parte del riposo della natura, vi aiuterà a manifestare
i vostri desideri, così come le vostre intenzioni sono per il più alto bene supremo. Quindi l'importante è che i vostri desideri siano per il più alto bene di tutti. E poi qui abbiamo una carta che vi dice giudizio, eccolo qua, ce l'avevate anche qui, che c'è qualcosa di profondo, ok? Di molto vecchio, di antico dentro di voi, che in qualche modo sta ritornando alla mente. Potrebbe trattarsi di qualche appunto ricordo o di qualche ciclo karmico, ok? Potrebbe anche essere qualche desiderio, qualche obiettivo, qualche sogno nel cassetto. E questa carta vi dice che quando noi portiamo alla luce le nostre oscurità, tra virgolette, si diventa liberi. Fondamentalmente qui il discorso è di iniziare a fare un lavoro sulle zone d'ombra, no? È quello che vi dice anche il 4 di spade, c'è bisogno di una sorta di guarigione. Il fatto che voi abbiate 2 volte la regina di coppe al contrario è proprio perché appunto siete in una fase dove la vostra parte emotiva non è proprio così chiara, non è proprio così fluida e lineare e c'è bisogno appunto di fare questo lavoro di guarigione con i vostri lati più profondi. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video.